Ciao ragazzi, bentornati in casa, io sono Andrea e oggi parliamo di orologi assieme a Gabriele Barone, Ciao Andrea, ciao ragazzi. appassionato e collezionista di Roma, nonché amico ormai di, dai, quasi Di vecchia vecchia data, data, dai, possiamo dire vecchia diciamolo. data. Allora, io ti ho conosciuto 2 anni fa? 2 anni fa. 2 anni fa, sì. Dai, 2 stati fa. Sì, sì. Sì. 2 stati fa qua a Roma, però in realtà ti conoscevo da un po' di tempo, nel Ah, senso grazie, che... ero famoso? Eri famoso, assolutamente sì. Non avrei detto. No, vabbè, dai, bazzicavi anche tu parecchio su Orologi e Passioni, se Sì, non mi sì, sul sbaglio. forum, piuttosto che a Parma, piuttosto che in giro. Parma non l'ho mai tanto frequentata, però io ricordo un Ok. sacco di tuoi interventi sul forum e Ah, un ok. sacco di volte che io ero anni indietro in collezionismo rispetto a te, ti chiedevo Ma consigli. solo perché sono un po' più grande di te. Sai di che anno? Diciamolo ai Del ragazzi che 90, almeno... del 90. Ok, secondo me a oggi rappresenti il giovane collezionista italiano che io vorrei vedere più spesso. Ah, ti Io ringrazio, questo ti ringrazio. te lo dico da un po', per me sei un potenziale auro del Dai, futuro, non esageriamo, non esageriamo. differenza d'età, una volta in più. Credo ci sia anche molto altro, però vabbè. No, però esatto, credo Grazie per il tantissimo, complimento. ti ringrazio, credo tantissimo insomma, nella tua passione del personaggio. Io un po' già lo so, come è nata questa passione? Domanda proprio standard con cui si Certo, comincia ma anche la sempre. risposta è abbastanza standard, poiché rovistando nei cassetti di casa, Ok. un giorno trovai un orologio, credo un Bertucci Nev Calatrava, Mhm. e cominciai così a appassionarmi, a cercare informazioni al Ok. riguardo. Da lì poi è partito, diciamo, tutto un percorso che mi ha fatto studiare la materia, approfondire, capire, fin quando poi ho più o meno, come dire, creato un gusto e seguito un Ok. percorso personale. Sono partito poi dai Seiko fino ad arrivare a orologi più importanti che ora mi piacciono di più. Mi hai detto adesso una cosa fondamentale, che hai creato un tuo gusto. Sì, Cosa intendi per questo? Nel senso che io non mi sono mai vissuto come collezionista, nel senso che io compro ok. una cosa che trovo in giro, mi piace, la prendo e basta, ho finito lì. Per te com'è questo fatto qua? Ma guarda, più o meno l'approccio è lo stesso. Ok. Poi credo che nel corso del tempo comunque vai a sviluppare delle competenze culturali che a volte possono anche inquinare il gusto, perché magari avendo delle competenze, sapendo magari anche a quanto girano certi orologi, piuttosto che la storia, magari non guardi solamente all'estetica e alla qualità dell'orologio, ma puoi essere anche influenzato da altre storie. Quindi tante volte mi piace anche chiedere il parere a persone esterne a questo mondo Certo. e per persone avulse da qualsiasi sapere di costo piuttosto che di qualità che di movimenti, e chiedo semplicemente quale ti piace di più tra i due. Ok. E a volte le risposte sono stupefacenti, no? Perché magari l'orologio che vale 10 volte di meno può essere più bello, secondo qualcuno, rispetto all'altro. Come secondo te si sviluppa oggi la competenza culturale? Perché c'è un sacco di informazione, però c'è anche tanto rischio che ci sia quasi disinformazione, cioè È è un vero. attimo che qualcuno, magari una realtà grossa, scrive una cosa che poi è sbagliata. Ma guarda, io credo che ovviamente la letteratura, piuttosto che Ok, i forum, ma soprattutto il dialogo con altre persone e con altri conoscitori. Cioè, ho avuto la fortuna, ad esempio, io di incontrare tante persone disposte a elargire il proprio sapere. Cioè, nel momento in cui venivano fatte delle domande, piuttosto che posti dei dubbi, questi venivano soddisfatti con delle risposte, delle spiegazioni ok, che poi oggi magari faccio mie, perché ho certo. totale fiducia nelle persone che me l'hanno detto. Mentre affidarsi solamente a internet piuttosto che a, non lo so, a grandi player del mercato, piuttosto che a solamente articoli, così può essere secondo me Limitante, pericoloso. Quindi io limitante. credo che il senso critico vada sempre, come dire, alimentato, Ok. soddisfatto. Qua tocchiamo una cosa particolare, nel Ok, senso che io ho avuto la fortuna di conoscere te, Giorgio, se vuoi dai forum, ma penso neanche tanto da quello, cioè un po' Instagram, un po' il fatto che siamo italiani, certo. quindi siamo giovani e compagnia. Tu hai iniziato in che anno a collezionare? Ma io circa 5-6 anni fa, diciamo Era 6 anni uguale? fa. Era uguale la parte di community, c'era tanta community, ci si vedeva, ci si incontrava, ci si scambiava messaggi? Guarda, probabilmente sì, Ok? c'era forse più voglia di condividere le informazioni, mentre oggi magari chi sa di più Te le vuoi tenere? se le vuol tenere, ma credo non tanto per gelosia, ma quanto per paura di diffondere queste informazioni che poi vengano utilizzate semplicemente a scopi personali. Ok, interessante. Ma tutto questo in realtà era per arrivare a una cosa. Io sento spessissimo giovani che mi dicono: Ma come faccio? Non conosco nessuno, come inizio ad appassionarmi? Certo, Io sono stato fortunato.
Tu sei stato fortunato e anche bravo, nel senso che tu dalla tua hai molta più cultura di quella che ho io e comunque io ti ho sempre vissuto come una persona che poi sa quello che dice. Oggi, se tu partissi oggi, Ma inizierei semplicemente a comprare quello che mi piace, quindi ok, partendo chiaramente da orologi più o meno abbordabili, come ad esempio i Seiko, che comunque sono collezionabili e poi hanno lo stesso approccio anche di orologi ben più importanti che magari potrebbero arrivare in seguito. Però io quello che dico sempre, anche quando mi chiedono ma che orologio fantastico dove l'hai trovato? Cioè non è che lo trovi chissà dove, lo trovi semplicemente grazie ad altre persone. Cioè quello che dico sempre certo. è di curare gli aspetti personali, le amicizie, perché alla fine l'orologio è lì e quello è. Però chi ti crea l'opportunità, chi ti dà l'opportunità è sempre l'uomo, è sempre un'altra persona che ha visto in te qualcosa. Molto vero. E so che orologio stai guardando in tutto Ma questo. dai, un Perché... po' tutti. No, vabbè, ma su questo secondo me veramente sfatiamo un mito. Questo è un Longines che potremmo definire Calatrava, dai, Sì, alla dai, fine, nel sì. senso una cassa Sì. classica, una cassa acciaio, veramente bella, a mio personalissimo avviso, con delle belle anse, un quadrante spettacolare, praticamente nuovo, che peraltro viene da un nostro amico in comune. Esatto, esatto. Sì, lo acquistai, se non ricordo male, su una sorta di asta su Facebook, Sì, 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 credo di sì. dove tra l'altro ancora devo una cena a Francesco, possiamo dirlo. Salutiamo Perché Francesco. secondo me l'ho pagato troppo poco. Sì, sono Ma ci tengo a d'accordissimo. dirlo. No, Quindi, io ero l'altro acquirente dopo di te, appena- quindi sono d'accordissimo. Appena capiterà a Roma devo quantomeno una cena. Volentieri. E sì, lo trovo davvero bello, semplice. E Con qua questo quadrante bombato, cioè sfatiamo semplice un ma mito, nel sofisticato. senso di tutte quelle persone che mi chiedono come approccio un orologio di un certo spessore, perché beh, parliamoci chiaro, adesso senza girarci attorno, è un bel orologio, Certo. è un orologio che ha tutte le caratteristiche per essere un bel orologio, ma è un orologio che va realisticamente a un prezzo che nella mia testa raramente supera i 1500 Certo, euro. certo. Sì, sì. Ergo è un orologio, non dico alla portata di tutti perché è sbagliato e manco di rispetto, però insomma è un orologio con cui uno può Abbordabile. cominciare Sì, certo. e comincia già ad appassionarsi a un mondo che non è il suo, nel senso che qua comunque parliamo di un vintage già di un certo tipo, già Sì, di una diciamo certa a tutti i qualità. crismi del collezionismo, diciamo, c'è un orologio di un marchio importante in una fase della vita del marchio ottima, importante. Assolutamente sì, parliamo di anni 40? Sì, questo è del 46, è stato Ok, venduto in Svizzera nel 46, quindi è rimasto praticamente in casa nel momento della vendita. 100%. È una cassa acciaio, in cui le condizioni sono pressoché Spettacolari, perfette, poi ci ho sì. aggiunto un cinturino Nell'epoca, dell'epoca sì. originale che ho Trovato? trovato, mi pare in Canada. Ah, beh, Sì, ok. sì. Caspita, non Sì, vicinissimo. comprai uno stock di questi cinturini anni 40 su eBay. Bellissimi, è chiaro che alla fine è un po' dove cerchiamo chiaro, tutti. chiaro, chiaro. Però comunque si trova, nonostante Sì, tutto. sì, sì. Sembra di no, però No, comunque no, si guardando trova. bene più o meno può uscire tutto. Ma alla fine sì. Però guarda, io ti dico, ti ho sempre vissuto come collezionista di vintage. T'ho conosciuto così, non mi ricordo con che orologio t'ho conosciuto sul forum, sicuramente. Ok. Era nel tuo periodo degli Enicar. Sì, che forse è stato Sherpa. il periodo Può iniziale, sì, può darsi, può darsi. Comunque tutti noi ti conoscevamo per il fatto che tu avessi praticamente tutti gli Enicar di cui si parlava, praticamente, di su o di giù. Però ti vivo anche come eclettico, infatti hai portato una selezione Variegata. variegata, esatto, non numerosissima, però variegata. Cosa cerchi in un orologio? Ma guarda, è una domanda alla quale è abbastanza difficile rispondere. Ti Parecchio. potrei rispondere bellezza, però è complicato perché Chiaro. cioè, nel momento Cos'è la anche, bellezza, esatto, certo. cioè, nel momento in cui vai a spiegarla vai anche già un po' a tradirla, quindi non so. Mi piace dire che ad esempio Sotsas, che è una Sì? persona anche a te molto cara, diceva che il design non ha a che fare con la bellezza, bensì con l'esistenza. Quindi in base anche all'evoluzione del gusto, al percorso collezionistico, se così vogliamo definirlo, ci stanno degli orologi che nel corso del tempo magari mi sono piaciuti, poi vuoi per affetto, vuoi per altre situazioni li ho tenuti. Quindi abbiamo un Rolex Datejust con un quadrante Particolarissimo. particolare, sia un Barclay Sì. blu, in ottime condizioni anche questo, ghiera liscia, quindi un 1600 del 76, un orologio semplice, però diciamo con questa particolarità del quadrante. La cassa e il bracciale hanno ancora tutti i loro graffi. È stato vissuto, È certo stato che è vissuto, importante, sì, sì. ognuno poi li cerchiamo quasi tutti sempre nuovi, No, intonsi, mi mai piace così, indossati, cioè, mi però piace pensare che qualcuno l'ha utilizzato. quella è la storia, alla fine parliamo di storia, Certo, certo. parliamo sempre di storia, questo è importante. E se parliamo di comunque. storia, credo che il più interessante può essere questo. Sentivo prima, allora tu sei un appassionato di Eberhard ormai, Sì. cioè penso che
Tuo orologio preferito? Può darsi? Si potrebbe Probabilmente sì, dire? probabilmente sì. L'avevo intuita questa cosa, non te l'avevo ancora mai chiesta, però ti vedo sempre con appunto dei pre-extra fort, Sì, in tutti i sì. casi, molto molto particolari, interessanti. In questo caso vedo qua un oggetto che è arrivato oggi, mi hai detto, proprio Sì, questo è fresco arrivato oggi fresco. proviene da un'importante collezione di un artista newyorkese e Ok, collezionista newyorkese. caspita, È un orologio sì che diciamo sto corteggiando, ho corteggiato per circa 3-4 anni perché lo vidi in vendita in Italia, ma fu ok, praticamente subito venduto. certo. Sicché poi lo vidi postato da questa persona a New York e dissi cavolo mi è sfuggito, che peccato. Poi recentemente invece ho avuto l'opportunità di poterlo far rientrare in Italia grazie a Phil che appunto mi ha detto guarda lo vendo, mi ricordo di te, mi sono ricordato di te, pensaci, e quindi mi ha fatto piacere riportarlo qui in Italia. Phil che tu hai conosciuto peraltro? Dal vivo no, Ok. però ci sentiamo. È il bello dei social, secondo Sì, me. Anche io sì, e te ci sì. siamo sentiti Sì, anni senza è vero. beccarci, Tante poi volte ce quanto è l'abbiamo difficile fatta. associare poi nickname alle persone, ai Terribile, volti. infatti, infatti. E qual è la storia di questo orologio? Perché io leggo un'incisione, peraltro in italiano. Sì, questo è un Pazzesco. orologio che è stato donato, io credo, dai appartenenti a questa compagnia dei mitraglieri, Ok? che fu impiegata in Africa orientale nel maggio del 1936. 36. Pazzesco. Quindi ovviamente anche l'orologio rispetta questa data, ha un seriale di cassa di 4 cifre. Che dire, mi emozionava davvero molto, cioè le condizioni chiaramente non sono quelle di altri orologi che Certo. ho, Però c'è un però lo vissuto. sento davvero vibrante, cioè pensare che è stato in Africa orientale o che probabilmente è stato donato a un uomo che ha condotto in battaglia, in guerra, una compagnia di mitraglieri e probabilmente se gli è stato regalato avrà C'è fatto anche anche un del bene, motivo, avrà certo. come dire, adottato delle Ovviamente. scelte opportune, avrà fatto felice qualcuno. Come dire, è un orologio che vibra, ecco. Assolutamente sì, assolutamente sì. Cosa trovi di speciale negli extra fort? Come mai ti sei approcciato a loro? Ma guarda, un po' tutto, cioè dal quadrante, che Ok? sono quadranti prodotti da ZJ, piuttosto che dalla misura, ma anche dal calibro, cioè un calibro comunque molto piatto che si sviluppa in larghezza, è un calibro 16.000, ma lo trovo davvero proporzionato in maniera eccezionale. E poi Eppure non è un'altra... apprezzato Ma guarda, io tanto questa è una cosa che quanto... sento dire abbastanza spesso, però secondo me non è vero. Cioè, In che ovvero, senso? probabilmente all'estero è così, però credo che in Italia è un orologio che è apprezzato già da decenni e se tu ci fai caso in ogni grande collezione Ce n'è. italiana ce n'è sempre uno. Sì, sono Almeno d'accordo. uno. Sono E quindi alla d'accordo. fine io credo che, come dire, i santi si collocano nei santuari, poi ci sono, come dire, i martiri, ma i santi si trovano sempre nei santuari, trovano lì il loro posto. Senti una cosa, hai toccato... Stai veramente rimbalzando tra argomenti che a me piacciono un sacco. In particolar modo in questo momento mi viene in mente quello che hai appena detto. In ogni collezione di un certo tipo, soprattutto in Italia, Sì. ce n'è sempre E uno. diciamo che l'Italia Come fa la scuola, vivi? fa scuola. Come la vivi? Ma io credo che abbiamo la fortuna, come dire, essendo italiani, abbiamo la fortuna di essere circondati dal bello, quindi anche inconsciamente siamo abituati a riconoscere ciò che è bello, è così da sempre. E poi io credo soprattutto che negli anni 30-40, quindi dal Déco in poi, quindi anche prima, come dire, si è sviluppato ancora di più questo aspetto, che però era vivo anche già precedentemente, dal Rinascimento, ma Certo, da sempre, certo, cioè fa certo, parte del nostro certo. DNA, fa parte del nostro DNA, delle nostre città, dei nostri orologi, anche i mercati di riferimento di queste case erano l'Italia. E Certo, se un oggetto piaceva in assolutamente Italia, sì. poteva piacere in tutto il È mondo. ancora così? Io Secondo credo di te? sì, io credo di sì. Non l'abbiamo Probabilmente perso? un po' forse abbiamo perso in quanto a forza economica, Ok, quindi chiaramente i paesi arabi piuttosto che la Cina, piuttosto che gli Stati Uniti, probabilmente hanno un potere economico certo, più importante del maggiore, nostro. chiaro, chiaro, Ma chiaro. come gusto io credo ancora no. Ok, è Lo si vede anche nel interessante. vintage, cioè le più grandi collezioni del mondo io credo siano tuttora italiane. Ok, però sono molto curioso di quale sarà il trend nel futuro, nel senso che io comunque conoscendo te e tante delle altre persone coinvolte in questo mondo, ci vedo anche tutti alla fine della fiera accomunati da gusto in tutto, nel Certo, senso nel certo. vestire, Sì, all'arredamento. esatto. Stiamo andando, tu conosci altri collezionisti giovani, immagino, forse più di Sì, me, sì, stiamo sì. andando di lì.
Secondo me sì, secondo me ci sarà sempre spazio, cioè l'uomo avrà sempre bisogno di bellezza, di qualità. Poi soprattutto in un mondo sempre più digitale, un Certo, orologio meccanico rappresenta anche un oggetto reazionario rispetto all'industrializzazione totale che stiamo vivendo. Quindi rappresenta anche, come dire, va a riscoprire quel tono di sacralità che viene, come dire, assopito certo, dall'industrializzazione certo. quotidiana e contemporanea. Sono curioso adesso. Io ti vedo spesso, tutte le volte ti vedo hai sempre questo oggetto al polso. Un oggetto moderno, nonostante tu sia collezionista di vintage, un oggetto Forse è ben l'unico fatto. moderno che ho. Ok, È un Cartier Santos, un tank da 35 mm, quindi una misura media. Ma è un orologio da tutti i giorni, cioè trovo il bracciale davvero ben perfetto. fatto. Sì, 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 hanno fatto un gran lavoro. Sì, Hanno fatto un gran lavoro. Come vivi l'orologeria moderna? A parte il Santos. mi piacciono. Ok, Alcuni mi piacciono, magari non mi piacciono gli attori tante volte che ci sono dietro. Quindi, come dire, i brand proprio, tu dici? No, non O gli dico brand, utenti? dico tante volte sai il Rolex ceramica, Sì, che è un orologio piuttosto comune. Tra l'altro Rolex mi piace, non ho nulla, è il marchio lo più abbiamo forte, anche è qua, il quindi marchio più insomma. forte del mondo. Solamente che mi piacciono oggetti un po' più particolari. Quindi Certo, capisco. se dobbiamo parlare di moderni, credo che come dire, la materia più interessante sia rappresentata dagli indipendenti, che probabilmente adottano gli stessi crismi che piacciono a noi, come Chiaro. dire, affascinati dal vintage. E io Assolutamente credo sì. che oggi il vero lusso sia lì. Chiaramente hanno costi importanti, proibitivi. Certo, però hanno anche più storie, hanno persone Soprattutto, dietro, bravo, bravo. esatto, Cioè, mentre perché in tanti moderni ci sta solamente il brand, su questi orologi dove ci sta dietro una persona, ad esempio parliamo di Ferrier, cioè sapere che Ferrier è stato 37 anni in Patek, che ha corso Le Mans, che fa un primo orologio, un doppio tourbillon non visibile sul quadrante, dice ok, sa quello che fa, non deve dimostrare niente a nessuno, è una persona quadrata, risoluta, risolta, sa quello che vuole, chiaro, orologio fantastico. E in più poi tu ti puoi rivolgere alla casa, puoi avere un contatto diretto, come dire, certo. magari alle stesse cifre di un Daytona ceramica, che per carità è bello, si rivaluterà tutto quello che volete, però viene meno questo approccio romantico, se vogliamo dire. Totalmente, totalmente d'accordo, totalmente d'accordo. No, è interessante tutto questo, anche perché insomma è abbiamo, se vuoi, sotto questo aspetto la stessa visione. Poi tu mi hai preceduto di qualche anno, Vabbè, prima o dai. poi recupererò, Fortunato però tu. insomma, no, no, vabbè, adesso. E una domanda che ricevo veramente spesso, secondo te è una bolla? Il tutto, ma Il il tutto è vintage? provocatorio, nel senso che abbiamo toccato Rolex, abbiamo toccato Eberhard, che secondo alcuni invece non è abbastanza riconosciuto. Io adesso sto pensando a Daytona Manuali e compagnia, tutti oggetti che comunque hanno una loro collocazione di mercato che è quella attuale. Ok. Tu come la vivi? Dove te la vedi? È una domanda che io detesto fare, detesto quando No, me ci la mancherebbe, fanno. ci mancherebbe, ci mancherebbe. È difficile rispondere. È tragico È rispondere, difficile però sono rispondere. comunque curioso. Guarda, la mia risposta è tante volte, secondo me, cercare in quello che è il passato, cioè vedere 20 anni fa, Concordo. 30 anni fa, 40 Com'era? anni fa, Certo. cercando letteratura, cercando persone che magari c'erano a quell'epoca, ti dicono un sommatore costava, anzi un rattrappante costava più di un sommatore. Oggi com'è la situazione? Stanno più o meno lì, uno poco più, uno poco meno, però quello che già era importante per un collezionista 30-40 anni fa deve essere importante anche oggi. Mentre è un orologio che magari 20 anni fa, 30 anni fa non era considerato, oggi perché è considerato? Certo. Perché si è riscoperto qualcosa o perché c'è stato bisogno di pomparlo, di lanciarlo, di trovare nuovi eroi? Quindi ecco, secondo me la risposta è sempre nel passato, cioè vedere quello che è successo prima e capire quello che succederà dopo. Chiaro, chiaro. Beh, sono molto d'accordo. E se dovessi guardare al dopo, a parte gli indipendenti che mi hai detto, qualcosa che secondo te avrà un senso, banalmente un senso, un valore, ma più per i collezionisti che per la parte economica. Dove Ok. andresti a guardare? Perché stando a Roma, sai che sono un po' fanatico, io penso sempre Ci mancherebbe. all'Octo. Certo. Penso sempre all'Octo, però allo stesso modo sto vedendo la situazione attuale dei Cartier che non si capisce in che direzione vadano. Certo, sì, Cartier in questo momento chiaramente è on fire. Beh, chiaro, poi E dopo son l'asta, belli, son giustamente. belli, certo. Sì, sì, tra l'altro infatti ho visto anche il tuo video, bellissimo. Ti ringrazio. Io adesso sto vedendo un sacco Geralgenta, proprio il marchio Geralgenta, che secondo me non gode
del rispetto, dell'apprezzamento di cui godono tutti i pezzi disegnati da Argenta, Certo, che però hanno un altro marchio. certo. Ergo io guardo a Roger Argenta, guardo ad Andersen, guardo a queste cose qua. Tu mi hai detto gli indipendenti. Nel vintage secondo te c'è qualcosa? Secondo me nel vintage c'è e ci sarà sempre da scoprire. Ok. C'è anche nei piccoli marchi. Quello che farà la differenza sarà sicuramente la qualità, ciò Ok. che è conservato in maniera ottima, piuttosto che magari una ottima patina, una bella tropicalizzazione. Però credo che, come dire, tutto ciò che è diverso, che è fuori dagli standard, che ha un design particolare, piuttosto che conservato bene, secondo me meriterà successo. Ok, preciso, sono d'accordo. Una delle ultime domande, storia o condizioni? Possibilmente entrambe. Chiaro, anche, chiaro, anche se è chiaro. difficile. Ti direi condizioni, perché mi piace immaginare come un uomo nel 1940 Avrebbe entra in un visto. negozio e questo è l'orologio come Chiaro. l'avrei trovato. Tra l'altro un'altra cosa che mi piace molto di questi orologi degli anni 30-40 che noi ci focalizziamo sull'orologio e lo datiamo 1936-46, però probabilmente su questo orologio, dove visto che non c'era un'industria, piuttosto c'era un aspetto artigianale, c'era un uomo del 1800 che lavorava su queste leve. Ed è una cosa che non si dice mai e non si pensa mai, però pensare che un uomo del 1800 ha messo le mani su questo orologio lo rende ancora più speciale, perché nonostante la tecnologia, nonostante il progresso, probabilmente la tecnologia non è riuscita a, come dire, a raggiungere quel progresso che si era raggiunto negli anni 30-40. Chiaro. Cioè sono maestranze che oggi sono impossibili da Scomparse, replicare, quadranti certo. che oggi non sono più realizzabili. in Anche questa costi qualità. e industria Certo, che purtroppo certo. non ragionano più così. Io parlavo Certamente. con qualcuno che mi diceva del Longines, del flagship, mi pare, che oggi non si potrebbe più fare un orologio Ma del certo, genere perché certo. aveva troppo... Ma nessuno di questi, nessuno di questi. Purtroppo no, purtroppo no. Infatti questo mi dispiace parecchio. Ma questo anche in tantissimi altri argomenti, cioè dall'arredamento ai mobili piuttosto che all'abbigliamento. Volevo Per andare questo proprio lì. vai sul vintage. Volevo andare proprio lì. Quanto le vedi come cose collegate? Cioè, potresti rinunciare a tutto il contorno soltanto per l'orologeria? Ci vedi? Ce la vedi questa cosa? Ma guarda, io credo che chi abbia una sensibilità per questi oggetti probabilmente lo ha anche su tanti altri argomenti, che quindi possono essere abbigliamento, libri, piuttosto che arredamento, mobili, lampade. Chiaro. Però se ti piacciono queste cose, probabilmente questa è solamente la fase finale piuttosto che una parte del percorso che però ha tantissimi altri sbocchi. Certo. Chiudo con una domanda che è veramente di interesse personale, nel senso che sto scrivendo un pezzo a proposito. Ok. L'orologeria può essere considerata arte secondo te? Assolutamente, certo. Ok. Certo, ma vedi queste casse sembrano appunto proprio sculture, cioè sono figlie della loro epoca, cioè sono tipo, cioè si capisce, si percepisce totalmente, cioè rispetto a questo orologio che è del 36, del 37, 10 anni prima solamente c'erano trench watch con quadranti in porcellana, Certo. forme Molto oggi più anacronistiche, tasca, qui c'era un certo. desiderio di modernità, c'era una voglia di esagerare, di uscire fuori dai canoni e di attualità, infatti di modernità, cioè nulla più. Cioè questo è tutt'oggi un orologio moderno dopo vero. 80 anni. È vero, E lo sarà assolutamente. tra 100 anni, cioè tra 100 anni noi non ci saremo, questi orologi saranno ancora qua, funzioneranno e saranno attuali. Pazzesco, pazzesco, è vero. Non ci pensiamo spesso, ma varrebbe, Sì. varrebbe tanto Per la ora li pena. custodiamo e basta. Per la prossima generazione. Certo, chiaro. Gabri, grazie per essere stato con noi. Grazie Mi a ha te, fatto Andrea. super piacere. Anche a me, anche a me. Io vi ringrazio per averci seguito fino a qui, fatemi sapere cosa ne pensate, se conoscevate appunto questi orologi, in particolar modo gli Eberhard, che sono molto curioso, e ci vediamo al prossimo video.